Bentornati amici ancora una volta da Iperdimarti. Oggi sono qui a fare 4 chiacchiere con voi riguardo la scelta di un arranger. A prescindere che la scelta di un arranger è una cosa personale, però io cercherò di dare una mano a tutti quelli che magari alcune cose non sanno. Allora, per chi non mi conoscesse, io sono Eber e sono diplomato in percussioni, suono tastiere e pianoforte, sono amante dei computer e della tecnologia musicale, sono un cantautore, quindi insomma diciamo che faccio parecchie cose e credo che un consiglio da un esperto faccia sempre piacere, quindi spero che questo video non verrà criticato come alcuni dei miei video che spesso sono additati. Allora, oggi andiamo a prendere 3 macchine in questione, le top di gamma, quindi diciamo che dove cadete bene. Ketron Event, Yamaha Genos e Korg PA5X. La tastiera perfetta non esiste, perché comunque abbiamo già visto che è uscita Korg PA5X con un sistema operativo un po' incompleto, che ha dovuto subito correre ai ripari con una 1.1.0 e che ancora ha da lavorare per pareggiare il divario che c'è tra PA5X e 4X a livello di funzioni. Ho sempre detto che PA5X è un'altra macchina, si vede, si sente e si ascolta in maniera diversa, però devo ovviamente in questo video dare dei pro e dei contro a tutte le macchine. Abbiamo visto Ketron Event che con le demo che io ho ascoltato ho riconosciuto i soliti problemi, i problemi magari nella gestione dell'audio, i problemi, qualche zoppicamento qua e là, i problemi del loop di batteria e dei campioni che si spezzano. Abbiamo assistito anche a una Yamaha Genos che ha retto nel tempo, che è quella che forse è uscita con un sistema operativo più solido di tutti, perché comunque non faceva fare grosse cose, ma comunque il sistema operativo della Yamaha è stato subito già alla prima uscita abbastanza stabile e preciso. L'impressione che ho avuto e che ho è che Yamaha quando tira fuori le macchine comunque tira fuori un sistema operativo che ha pochi problemi, pochi, non permette di fare grosse cose, però quelle cose le fa e nessuno può dirgli niente. Sia Ketron che comunque Korg invece lasciano fare i beta tester agli utenti. Questa è una cosa che io ho notato e devo dire un po' mi rammarica, perché quando uno spende 4.600 euro o 700 euro per macchine nuove, ecco qui che dovrebbe essere insomma come dormire su cuscini d'oca. Questo però purtroppo non è, e quindi io sono qui a guidarvi sulla scelta dei pro e i contro, di cosa mi piace, di cosa non mi piace e perché. Allora, abbiamo visto Yamaha Genos, quello che mi è piaciuto e quello che non mi è piaciuto, però qui voglio sottolineare una cosa. Allora, Yamaha Genos, perché Genos, no, Genos, Yamaha Genos potrebbe diventare qualcosa di più, oltre al discorso dei 3 GB di memoria di RAM e dei suoni che potete inserire all'interno, quindi non solo drum kit, tutto quello che volete, ma ha il software Yamaha Expansion Manager. Questo software permette di fare miracoli e permette veramente non solo di creare campioni, ma anche di andare a programmarsi i propri stili mettendo audiodramma, quindi audio loop, e andando a lavorare in time slice. Questa cosa è sicuramente interessante. Chi sono i pionieri di questa tecnologia? E quindi saluto. I pionieri di questa tecnologia sono la Sample Creator, che con a capo Maurizio Filisteo sono riusciti a mettere in un primo tempo un groove audio, quindi erano solo batterie, ma poi nel tempo sono riusciti veramente a far suonare 8 tracce audio simultanee senza batter ciglio, quindi senza ritardi, senza zoppicamenti, con i fil che vanno bene, eccetera, eccetera. Questo quindi un plauso faccia alla Sample Creator, che ha portato Yamaha sicuramente non un gradino sopra, ma un mondo, cioè l'ha portata in un altro pianeta. E quindi ha senso oggi acquistare una Yamaha Genos? Allora, nel senso che se voi piace l'audio
e avete proprio questa necessità, sì, perché con i pack del Simple Creator vi troverete una tastiera audio di tutto rispetto. Se avete un po' di pazienza, magari aspettare il Genos 2, che forse sarà in uscita il prossimo anno, potrebbe essere la cosa saggia per non svalutare l'acquisto, anche perché oggi se andiamo a comprare il Genos troviamo ancora il prezzo di 4.500 euro, quindi voglio dire, il prezzo è comunque molto alto, anche se la tastiera va bene. Ho detto i miei pregi, vado a dire pregi e difetti anche qui. Ho detto quello che non mi è piaciuto di Genos, il display, che comunque non è un display molto reattivo, ha una semplice pellicola di protezione, cosa che è ridicola, ha una plastica che da un certo senso è ottima perché pesa solo 14 kg, ma dall'altro si riga subito, si sporca subito. Secondo me la costruzione non è ottima. Il sound è quello di Tyros, ovviamente hanno aggiornato da tanti suoni, ma comunque rimane un po' quella plasticosità, tutto suona, ma tutto suona compresso come un disco e alle volte non è proprio bello, nel senso che i suoni non risaltano, cioè non si equalizzano precisamente i suoni non risaltano, cioè se io metto magari una chitarra, questa chitarra rimane dentro l'arrangiamento un po' sempre soffusa da questa equalizzazione che a me personalmente non piace, però una macchina, voglio dire, che ha dei pro. Comparto microfonico eccellente, perché Yamaha non possiamo dire niente di Yamaha sul comparto microfonico, ma possiamo sicuramente andare a dire che la gestione è un pochino più macchinosa, cioè soprattutto il discorso devi sempre interfacciarla al computer per caricare i pacchetti di Styles. Comunque devo dire che è una macchina che suona bene, è una macchina che si è difesa negli anni molto ma molto bene. Cosa mi aspettavo da Yamaha di più? Sicuramente qualche aggiornamento software con qualche funzione nuova, perché loro hanno fatto la 2.0 con qualche features in più, ma poi sono rimasti lì e quindi mi aspettavo qualcosa di più. Però ecco, chi la compra sa queste cose qua e sa anche che con Simple Creator vai in un altro pianeta con questa macchina qui. Poi andiamo a parlare di Ketron Event, che io ovviamente, ripeto, ho ascoltato demo, non ho provato, quindi sono mie sensazioni, vi dico questo. Allora, sicuramente chi compra Ketron compra per il discorso dell'audio, quindi chi non vuole altre cose scende a tutti i compromessi possibili per portarsi a casa una Ketron Event senza problemi. Quello che non ho apprezzato molto, ripeto, poi l'andrò a provare, quindi ci metterò le mani, dalle demo che ho ascoltato. Allora, gli utenti si lamentano della latenza sugli accordi, si lamentano di alcuni fuorisincro dell'audio, si lamentano di non poter aumentare o diminuire di un certo range gli stili, si lamentano su Ketron della sound banking che non è rinnovata, ci sono una ventina di suoni nuovi, ma più o meno è tutta la solita sound banking che aveva comunque SD9 con suoni derivati anche dall'Audia. Si lamentano per anche un Voicetron che non supporta microfoni a condensatore, quindi non ha la Phantom. Detto questo, però andiamo ai pro. Cioè, è una macchina che gestisce l'audio, che gestisce le audio drum, le audio percussion, il real bass, il real chord, e voglio dire, le live guitar, riesce comunque a gestire 5 parti audio in maniera anche abbastanza buona, voglio dire. Ha tutta la parte del modeling, quindi si possono costruire styles andando a mescolare tutte le frasi, quindi voglio dire, dei bei pro ce l'ha. La macchina nuova è una macchina che comunque pesa di meno dell'SD9, questo è un plauso per Ketron. Hanno messo più controlli, c'è un display più reattivo, quindi voglio dire, anche questa macchina ha i suoi perché. Perché come quando scegliere magari Event. Allora, se hai bisogno di una macchina che ha
audio all'interno, la scelta è o Event o Genos con Sample Creator, il resto o SD9, voglio dire. Comunque queste sono le macchine. E dalla mia esperienza da musicista, io mi sono trovato bene con Ketron. Ho trovato magari alcuni suoni un po' piatti, quindi una dinamica non troppo esasperata. Il groove di batteria col basso e la live guitar che suonano con una certa corposità vanno bene, ma non in tutti i generi, in tutti gli ambienti. Io faccio spesso anche matrimoni dove la tastiera la utilizzo anche in chiesa, e ovviamente le live drum le live drum e guitar, insomma, in chiesa sono un po' troppo, quindi questo è sicuramente una cosa che mi ha fatto optare anche per altre macchine, proprio perché ho questa esigenza particolare. E poi una cosa che a me un pochino rallenta è proprio il discorso dei cambi accordi, che fa fatica a seguirti, soprattutto se non cambi ogni 4 quarti o 2 quarti, ma se vai a cambiare ogni quarto, oppure se vai a fare le anticipazioni in sedicesimi o in ottavi, e qui insomma non c'è un'ottima reattività. Quindi questo è un compromesso, ma un compromesso dell'audio, è un compromesso dell'audio, è un compromesso di una macchina che gestisce l'audio in quella maniera lì. E ecco perché dico che chi vuole Event, e quindi chi vuole l'audio a tutti i costi, deve scendere a compromessi. I compromessi ci sono. Non pensiate che uno style audio giri come uno style MIDI, assolutamente no, perché ha dei problemi diversi. Come non pensate che uno style MIDI giri come uno style audio a livello sonoro, perché sono due cose totalmente diverse. Quindi adesso io non so se è cambiata la cosa anche su Event, ma SD9 è un punto che a me non piaceva moltissimo, è che non aveva il ripristino. Quindi io non so se questa macchina oggi nel 2022, fine 2022, inizio 2023, ha il ripristino, cioè se la macchina si incarta io posso ripartire con un sistema operativo da zero che io carico da penna. Questo non so se si può fare. Con SD9 non si poteva fare questa cosa. Speriamo che in Event abbiano messo questa funzione, che potrebbe essere sicuramente molto molto interessante. Detto questo, andremo poi a capire mano a mano, ci metterò le mani, andrò a capire anche come suonerà, e andremo a capire anche gli aggiornamenti software che sicuramente aggiustano delle piccole problematiche di gioventù, come tutte le macchine hanno. Andiamo invece a parlare di Korg. Allora, Korg secondo me è stata una delle chiamiamoli piccole rivoluzioni, perché quando suoni Korg PA5X non puoi assolutamente dire che il sound è di PA4 o di PA3. Ci sono delle cose, dei suoni uguali, ma tutto comunque suona meglio. Tanti suoni sono stati cambiati, molti sono del Nautilus. È un synth vero e proprio, 160 watt di polifonia con 160 oscillatori. Voglio dire, una macchina che ha da vendere a livello di sound e anche a livello di effettistica, DSP cambiato. Ha un processore Cortex, dovrebbe essere, non so se un quad core o un octa-core addirittura. Quindi la macchina comunque reagisce benissimo. Il problema è sempre stato questo, che la macchina è uscita con parti mancanti di sistema operativo, e quindi tutti quelli che sono passati da PA4X a PA5X non hanno trovato le vecchie funzioni, e questo non deve succedere. Quindi vedete che sto dando un liscia e busso a tutte le macchine che sono uscite. Non è che io vado con la bandierina per una di queste tre, però ecco, sicuramente il fatto di non aver messo un sistema operativo completo, questo magari per l'utente, lo user un po' più esperto, l'ha bloccato. Non puoi fare questo, non puoi fare quell'altro, non puoi fare quell'altro. Quindi ecco, per quanto riguarda Korg, si aspetterà la primavera del 2023 per i nuovi sistemi operativi che usciranno, che pareggeranno il sistema tra PA5X e PA4X, con aggiunte di alcune cose. Quindi ancora è in netto rodaggio. La cosa bella, io dico, del MIDI, allora, e qui lo sottolineo, perché ragazzi, i dischi non si fanno con i loop audio presi da Logic. I dischi si fanno con le librerie Kontakt MIDI, quindi con la sound banking di Kontakt, la sound banking di Simple Tanks della IK Multimedia, voglio dire, anche Alio, no?
sound banking della Steinberg. Voglio dire, da che mondo è mondo tutto si programma così, si programma con i suoni, anche perché qual è la differenza tra il MIDI e l'audio? È l'intervento. Se noi prendiamo il MIDI possiamo fare un po' tutto, andare a accelerare, andare a diminuire in termini di velocità, andare ad alzare tonalità e ad abbassare senza perdita di qualità, mentre quando abbiamo un audio già sappiamo che se noi prendiamo un audio e lo andiamo ad alzare di un semitono oppure da 128 bpm lo portiamo a 125 è una forzatura, è un degrado che facciamo all'audio. Poi ci sono tutti i codec che ci riportano all'orecchio un sound comunque giusto, ma comunque è un degrado, ok? E quindi perché vi dico questo? Vi dico che il MIDI ha questa caratteristica, a parte che dobbiate avere una sound banking tipo Korg che di tutto rispetto. Allora, a livello qualitativo Korg mi è piaciuta tantissimo la costruzione, mi è piaciuto moltissimo il display, mi sono piaciuti moltissimi i suoni, il DSP, gli styles, che comunque ce ne sono un'infinità, che tutti sono stati rielaborati con la sound banking nuova e con il nuovo DSP, un comparto microfonico eccellente, abbiamo lasciato quel TC Helicon che suonava ferroso, maledetto, e siamo riusciti ad avere un ottimo comparto microfonico con tanto di harmonizer a 4 voci, abbiamo il vocoder, abbiamo l'equalizzazione parametrica, la phantom, il delay, il riverbero, la compressione, l'equalizzazione, voglio dire, chi più ne ha più ne metta. Quindi, allora, sicuramente, se dovessi andare a dare un voto, sono comunque macchine che prendono tutte 7. Anche Korg, perché non ha finito il suo lavoro e quindi aumenterà poi nel tempo. Di Korg sappiamo bene che con gli aggiornamenti che Korg riesce a fare con PA4X Next, la Korg riesce a stravolgere la tastiera con funzioni, suoni, styles e chi più ne ha più ne metta nei vari sistemi operativi in aggiornamento. Quindi il mio consiglio qual è? Allora, per andare a provare una tastiera andate a provarla in negozio. Io vi ho messo tante demo di Korg PA5X, vedremo se riuscirò a mettere qualche demo di event se avremo a disposizione questa macchina sotto mano, però andatela a sentire con i vostri orecchi, le vostre orecchie, scusate, anch'io sono un po', no? Perché solo in questo modo potrete scegliere la macchina che fa per voi e non avere poi questi problemi. Quindi, ripeto, per chi dice che io tifo per Korg, avete visto che do un liscio e busso a tutte quante, Korg, Ketron e anche Yamaha. Macchine che comunque sono un gradino sopra, visto che comunque Ketron e Korg sono uscite da pochissimo, aspettiamo e attendiamo il Genos 2 e vedremo cosa succederà. Detto questo, ragazzi, dovete scegliere voi. MIDI, se vi piace il discorso MIDI, vi piace caricare i campioni, vi piace comunque poter elaborare direttamente la macchina, eccetera, eccetera, Korg è una delle scelte sicuramente indiscusse. Se volete l'audio o andate su Event oppure andate su Genos con il pack Sample Creator, che può essere installato anche sulle più piccoline. E vediamo se magari più avanti, che ne sai, Sample Creator riuscirà ad entrare anche nel mondo Korg. Quindi tiriamo anche le orecchie a Korg e diciamo svegliatevi, perché ci sono questi del Sample Creator pronti a farvi decine di styles audio. Forse io un attimino, un occhio di riguardo lo terrei. Detto questo, amici, un saluto dai Verdi Matti.